Nonostante che abbia 10 mesi, lui pesa già 316 kg, pesato la scorsa settimana con la bilancia, è estroverso, molto estroverso, tende a mordere, tende a un po' a caricare, a spingere, a rampare, insomma ce l'ha un pochino tutte. Buongiorno e ben trovati. Lui è Morpheus da mezzanotte, per gli amici Jack, e è un puledro di razza frisone di 10 mesi. Uso lui per fare questo video perché per rispondere a uno di voi, Davide, che mi ha chiesto come fare per far crescere bene un puledro stallone, uno stallone. Allora, non so a che stallone di che età si pensasse lui, però sto usando Jack per fare questo video perché lui è uno stalloncino, ha tutte le caratteristiche dello stallone, nonostante che abbia solo 10 mesi. Però dovete tenere presente che nonostante che abbia 10 mesi, lui pesa già 316 kg, pesato la scorsa settimana con la bilancia, è estroverso, molto estroverso, tende a mordere, tende a un po' a caricare, a spingere, a rampare, insomma ce l'ha un pochino tutte, il che è normale, non è che sia una cosa inusuale, però ecco, diciamo che il consiglio che mi sento di dare a Davide e a tutti coloro che si ritrovano un puledro intero di qualsiasi età, appena se lo ritrovano in mano, anche se ha solo 10 mesi come in questo caso, è di iniziare fin da subito a mettere in chiaro un pochino gli spazi, ok? È importante che voi vi ricordate sempre che lo spazio è una caratteristica alla quale i cavalli danno molta importanza. Per cui se io lo lascio entrare nel mio spazio, lui se ne approfitta. Se gli permetto di entrare, cioè io gli do il permesso, quindi lo chiamo io nel mio spazio, allora in quel caso per lui ha tutto un altro sapore. Quindi dobbiamo prima di tutto, per quelli di voi che già masticano un pochino il programma Parelli, dobbiamo prima di tutto insegnargli i 7 giochi e in particolar modo il gioco numero 4, che è lo yo-yo, perché ci permette di riuscire a far andare fuori dal nostro spazio il cavallo. Vedete, lui non ce la fa a stare fermo, nonostante che sia già mezz'ora che sono qui, che lo faccio giocare, lo faccio un po' muovere e va bene, ecco sì, un puledro non è che posso pretendere, no, come un bimbo piccolo non posso pretendere che stia fermo in silenzio a lungo, e lo stesso vale anche per lui. Però quello che devo chiedere invece fin da subito è che rispetti il nostro spazio, e quindi ora non vi sto a far vedere tutti gli esercizi perché l'ho già trattati, sono sempre gli stessi, anche se è un puledro in altri video, quindi farlo uscire dal nostro spazio, mandarlo indietro con lo stick, meglio se usate la bandierina in questi casi perché siete meno invasivi, andate meno facilmente a toccare, lo fate arrabbiare di meno in sostanza quando fate le fasi, però siete lo stesso abbastanza diciamo efficaci. E con questi cavalli diciamo che la bilancia, no, nel programma Parelli prevede di essere 51-49, cioè 51 noi e 49 loro, no, quando si prende le decisioni. Con questi cavalli qui si può fare anche 60-40, perché molto spesso, soprattutto nelle fasi iniziali, soprattutto se non sono stati tenuti insieme ad altri cavalli adulti che gli hanno insegnato un pochino le regole del branco, quindi di non esagerare con i giochi, di non entrare nello spazio degli altri se non sono stati invitati, ecco, tutte queste cose qui che gli insegnano gli adulti, se non gli sono state ancora insegnate dobbiamo perderci un pochino di tempo noi e cercare di fargli capire che è fondamentale rispettare un codice, ok? Ma non lo dico solamente per la sua futura e positiva crescita, lo dico anche per voi, perché se non mettete
un po' queste regole che purtroppo magari qualcuno di voi, qualche teologo dice no, ma noi dobbiamo rispettare, dobbiamo fargli fare quello che vuole. Sì, è vero, tutto questo è vero, ma se io lo voglio portare nel mio mondo, nel mondo degli esseri umani, dovrò insegnargli delle regole che gli permettano di vivere serenamente all'interno del mondo degli esseri umani, se no lo lascio là, nel mezzo al branco, libero e beato di fare quello che vuole fare, però accanto a me non lo può fare come gli pare, perché comunque diventa un pericolo sia per me ma poi anche per lui indirettamente, no? Quindi è importante fin da subito, fin dai primi momenti, non pensate a cavolate stravaganti, insegnate 7 giochi in maniera veramente raffinata. È chiaro che se io prendo un stallone, un puledro stallone, e lo voglio poi utilizzare per farci le passeggiate, per fare queste cose qua, il mio consiglio ovviamente è sempre quello di castrarlo, per 1000 motivi che non starò qui a parlare, se ne è già parlato in altri video, magari farò anche un video appositamente studiato su quell'argomento, se no si sta delle ore a ragionarne. Però la cosa che dovete prima di tutto dargli, a prescindere se lo volete castrare o meno, è diciamo una regolamentazione sul suo comportamento. Non deve mordere, se morde lo mando indietro, lo mando via da me, non è che lo devo prendere a calci e pugni come a volte si vede fare, è semplicemente il vai via dal mio spazio, perché è un po' quello che il capobranco, che di solito è la fattrice più vecchia, fa quando sono in natura, li caccia dal branco fino a che non si mettano in riga, poi dopo li fa rientrare, li tengano fuori anche delle ore, loro isolati dal branco si sentono un po' scomodi, ok, poco protetti, insicuri e minacciati, e di conseguenza poi capiscono un po' che quell'azione che avevano fatto non la devono fare. Quindi la cosa che dovete ricordarvi di fare fondamentalmente è mandarlo indietro. E adesso mi vedete fare le cose così gentilmente perché già ci ho lavorato un pochino, a volte si deve fare anche delle cose un pochino più importanti, perché ne va della loro sicurezza e della nostra sicurezza. Ricordatevi sempre che chi conosce già un pochino il programma Parelli sa che quando noi chiediamo qualcosa lo chiediamo sempre dividendo la richiesta in 4 fasi, no? E la fase 1 è quella minima purché visibile dal cavallo, e la fase 4 è quella minima ma purché efficace. Per cui quando io dico efficace vuol dire che deve raggiungere lo scopo che ci siamo prefissati. Se io gli dico di andare indietro e lui non va indietro, andrò sicuramente a mettere molta più energia e non smetterò fin tanto che lui non va indietro. Uso la bandierina perché è un amplificatore e quindi magari riesco a fargli capire meglio quello che voglio che lui faccia. Quindi, ricapitolando, un puledro va innanzitutto, un puledro in particolar modo stallone, ma in generale tutti i puledri, ma uno stallone va innanzitutto mosso con un progetto nella testa. Quando lo prendete, lo muovete, lo dovete muovere sempre, tutti i cavalli vanno mossi con un progetto, ma un cavallo intero vi richiede più attenzione. Il primo progetto che dovete mettervi nella testa è quello di insegnargli a andare via alle pressioni ritmiche per uscire dal vostro spazio, sia davanti che lateralmente, perché quando siete nel suo spazio e siete molto vicini, lui può girarsi, può mordervi, può arrampare, ok? Quindi dovete essere sempre in grado di poter far muovere lui voi e non viceversa. Altra cosa importante, quando lo mandate indietro, ad esempio usando la pressione sul naso e sul petto, ricordatevi che gli stalloni rampano e mordano, e quindi se io lo faccio con lo stick è molto meglio perché riesco a rimanere in sicurezza, e se lui morde non è un problema perché morde lo stick. Io adesso, siccome sa che non deve mordere lo stick, morde la corda
e lo stesso vale se io lo muovo sul petto, se io metto la mano sul petto e lo faccio muovere, mi devo preparare prima con lo stick in modo da poter mettere un pochino di pressione. Vedete che lui alza la gamba perché vuole rampare, vuole mordere, e allora io devo mettere un po' di pressione e appena va indietro l'accarezzo. Se io per esempio, vedete, se lo faccio andare indietro toccandolo sulle gambe così, spesso e volentieri, adesso lo fa meno, ieri per esempio ha rampato diverse volte, perché è normale, per loro questi si chiamano hot spot o special spot, dove anche fra di loro, se vedete ad esempio dei puledri che giocano nel branco, anche cavalli adulti, si danno i morsi nei garetti, davanti e di dietro per farsi spostare. Quindi se io simulo la cosa, è normale che lui dice ah, ok, allora io agisco di conseguenza, bravissimo, e lo faccio anche con te, no? Se io provo a muoverlo toccandolo qua, ecco, bravo, è facile che vi inizi a rampare. Quindi queste sono le cose importanti che vi voglio ricordare. Quando usate le pressioni, soprattutto davanti, su uno stallone, usate sempre lo stick, e quando insegnate ad andare indietro mettendo la mano qui, fate attenzione, usate l'altra per tenere la testa, in modo che se il cavallo fa qualcosa voi riuscite comunque a tenerlo in ordine. Non scherzate, e se potete fatevi aiutare per due motivi. Il primo perché evitate di farvi male, e quando noi ci facciamo male si diventa aggressivi e poi dopo si fa delle cose che non si devono fare, perché quando si diventa aggressivi loro lo sentano e si impauriscano, e noi non vogliamo che il cavallo si impaurisca, noi vogliamo semplicemente che capisca che un morso o una rampata non ce la deve fare a noi, vogliamo che capisca che deve stare fuori dal nostro spazio, ma vogliamo che capisca, non che si impaurisca. Cercate di capire bene questa differenza, è una grande differenza. Bene, spero che abbia risposto un po' a Davide che mi aveva fatto questa domanda, e spero che abbiate trovato qualche spunto per riflettere un pochino, un po' tutti voi con i vostri cavalli. E lui si diverte così e va bene, è un puledro. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, e volevo approfittare di questo video per ringraziare veramente gli ormai numerosissimi, credo che adesso siamo a più di 160 abbonati, che permettano a me e a Simona di continuare a produrre video anche free, anche gratuiti come questo, e a fare tutti i video che sono nella parte abbonati. Siete veramente numerosi e non smetterò mai di ringraziarvi, perché state veramente permettendo di vivere di vita propria a questo canale. E se te che mi guardi in questo momento non sei ancora abbonato, sappi che puoi vedere questo video grazie agli altri abbonati. Grazie di tutto, e noi ci vediamo la prossima volta. I met him on a sunny day in late July, and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how. Back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving this like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end.